Outer Worlds non è solo un ottimo gioco di ruolo, è un manifesto contro la mediocrità moderna dei videogiochi e allo stesso tempo una satira geniale sulla politica odierna e sull'influence marketing e l'attivismo da social. Dove Fallout 4 ha fallito nel suo intento, Obsidian ha trionfato. Libertà vera, conseguenze reali, missioni multiple e soprattutto rispetto per il cervello del giocatore, che è quello che mi ha fatto commuovere. Anche perché se sei abituato ai GDR di scuola Ubisoft, Bethesda, PlayStation Studio, CD Projekt Red, dove ogni scelta serve solo a renderti più forte e non esiste alcuna frustrazione derivata da una decisione sbagliata o un perk mal piazzato, posso dirti che Outer Worlds 2 non fa per te. Aspetta Elder Scrolls 6, aspetta Horizon, qualsiasi cosa, il prossimo titolo The Witcher 4, ma lascia perdere questo gioco per favore, perché non fa per te. Mentre se sei come me, uno che ama i GDR in cui ogni scelta è definitiva e te la piangi, dove non esistono decisioni giuste e sbagliate, ma solo conseguenze per quelle decisioni, allora The Outer Worlds 2 è esattamente il gioco che hai sempre sognato. E se sei tra quei pochi che hanno amato il primo capitolo, che stai a fare ancora ad ascoltarmi, cazzo, tutto sto tempo? Valla a comprare, veloce, che è fantastico, perché è lo stesso spirito, lo stesso DNA Obsidian, ma con 6 anni di maturità e tecnica in più, in un mondo molto più grande, con una narrativa molto più profonda che finalmente qui esplode, semplificando tutto quel lato macchinoso GDR che non fece apprezzare a molti il videogioco nel primo capitolo, ma è un GDR a tutti gli effetti. Se come me hai amato Fallout fino a New Vegas, la trilogia originale di Mass Effect, e sei orfano di tutti quei GDR immersivi in isometrica o in prima persona che esistevano prima del 2011, preparati a commuoverti. Sì, perché tornerai a sentirti a casa. Quel tipo di casa che ti era stata tolta da anni, dove l'immersione e la libertà di gioco contavano più dei numerini sull'equipaggiamento o se un'arma scala con chi o con cosa. Quindi per me Outer Worlds 2 è il miglior GDR occidentale moderno del 2025. E non rompete il cazzo, perché Expedition 33 è un JRPG. Anche se sono francesi, è un JRPG. The Outer Worlds 2 non è un semplice sequel. È un dito medio elegante alla mediocrità moderna dei GDR. Dove Bethesda ha trasformato Fallout 4 in un parco giochi per collezionisti di ferraglia, Obsidian ha fatto il contrario. Ha creato un RPG che rispetta il cervello di noi videogiocatori. Sei tu a sentire di contare davvero nel mondo di gioco. Non sei un personaggio qualsiasi che è spuntato fuori da un vault con un'amnesia e un cane parlante. Sì, avete capito bene, niente prigionia, niente amnesie su cui costruire un personaggio, ma giusto un'ibernazione durata 10 anni, stile il buon vecchio Mass Effect, con una storia già esistente dove tu semplicemente ti vai a innestare. Nonostante tu sia già un personaggio con una tua storia pregressa, ben prestabilita e riconosciuta, è da applausi. Veramente wow! Anche perché all'inizio del gioco tu farai un tutorial e sceglierai lì l'incipit della tua classe, con le scelte che farai ti crei la classe, questo è wow, e avrai solo una volta la possibilità, dopo la tua disimbernazione, di fare un respect delle tue abilità. Ma poi mai più. Leonard Boyarsky e Tim Kane, sì, proprio quelli di Fallout originale e Arcanum, hanno costruito un universo che dice puoi giocare come vuoi, ma ogni scelta ha un prezzo. Altro che 100.000 pianeti procedurali come avviene in Starfield. Qui ogni pianeta è scolpito a mano, vivo, denso e scritto con cattiveria. Ovviamente non è grande l'universo di Outer Worlds 2, ma è più grande di Outer Worlds ed è grande per me il giusto. Partiamo dal sistema di Arcadia, che è l'universo dove ci troviamo in questa Outer Worlds 2. Addio alle galassie generate a caso di Starfield, qui ogni pianeta del sistema di Arcadia è realizzato a mano, pieno di scelte, missioni e conseguenze. Non si tratta di andare dove vuoi, ma di scegliere chi vuoi essere. Anche perché secondo chi sceglierai di essere, alcuni pianeti
avrai accesso, mentre di altri pianeti o a anfratti di alcuni pianeti ti saranno preclusi per tutta la run. Wow, wow, wow. E ovviamente questo titolo è un fottuto GDR Play Your Way. E vai, si sta tornando al Play Your Way. Ogni background, che tu sia un pirata, uno scienziato, un ex mercenario, cambia le missioni, i dialoghi e persino i finali di una singola quest, sia chiaro. In questo universo ci sono 3 fazioni: il protettorato, i fanatici religiosi classici, l'ordine, i fanatici scientifici, e poi c'è una nuova aggiunta, la scelta della zia, che sono una fusione che nel corso degli anni, per chi ha giocato il primo Other Worlds, si sono fusi Zia Cleo con Spacer's Choice, creando un mostro di influencer marketing pauroso. Tanto che questa fazione è una satira spietata a quello che stiamo vivendo noi, ovvero la vita da influencer marketing e di attivisti da social. Cioè sono loro, gli attivisti da social e gli influencer marketer, e mi fanno morire da spataccare dalle risate perché accettano concetti come il conflitto di interessi ed è un valore all'interno della loro la bugia fatta per venderti la loro ideologia, come avviene su TikTok, come ha fatto la Strazzer con Amabile o Chiara Ferragni col suo Pandoro, per intenderci. Wow. Essenzialmente, per semplificare, per farvelo entrare in testa, è Mass Effect che incontra New Vegas con l'anima di Deus Ex di Warren Spector e la scrittura acida, spietata e cattiva di Obsidian in ogni dialogo. Qui il Play Your Way non è marketing, è progettazione sistemica. Ogni background qui dentro apre linee di dialogo, missioni, finali diverse per ogni singola quest. Finalmente un GDR che ti tratta da essere pensante, non da raccoglitore di marker sulla mappa. A seconda come ragioni cambia la quest totalmente. Cambiano anche gli scenari, le cose che andrai a scoprire. Addirittura mi è capitato che io ho preso un oggetto da quest, un oggetto che non sapevo, io ho cazzeggiato, vi racconto sta storia. Io a un certo punto, io sapete bene che mi conosce nelle live, io cazzeggio, mi metto lì a fare delle cose impossibili perché ho visto che si può salire su quella montagna, io salgo, non me ne frega un cazzo, anche se è controsenso, non è sensato andare là. Io sono andato là, ho trovato un morto con un oggetto, quell'oggetto dopo tanti capitoli si è rivelato utile per aprirmi una linea di dialogo che mi ha semplificato la risoluzione di una quest, e poi chissà, probabilmente non l'avrei mai potuto risolvere come si deve quella quest senza quell'oggetto trovato per puro caso. E ti potrà capitare di bestemmiare forte perché magari quell'oggetto che hai trovato per puro caso a un certo punto hai deciso di smantellarlo perché avevi bisogno di un po' di ferrocromo, per scoprire più avanti che ti sarebbe servito per un cavolo di dialogo o per semplificarti una quest. Bellissimo. La frustrazione che io amo nei videogiochi, essere frustrato perché sono stato un coglione. E poi ogni background apre linee di dialogo, missioni finali diversi, veramente tanta roba questo gioco, è un Play Your Way come non se ne vedevano da tanti anni, anzi ve lo dico precisamente, come non se ne vedevano dal 2011. Andate a pensare che cosa è uscito di bello tra il 2011 e il 2012 che ha distrutto il concetto di GDR. Pensateci. Magari ve lo dico a fine video. Le skill contano in questo gioco. Ogni punto serve perché ogni punto ti permette di accedere a stanze che non potresti accedere senza quelle skill, o fare robe che senza quella skill con tot punti non potresti fare. E poi i perk sono folli. I perk li ho adorati, non sono semplicemente perk positivi come vediamo nei GDR, ma hanno anche dei flow, ma i flow non sono nemmeno quei cose negativi, sai, che vediamo nelle armature dei giochi di ruolo classici. Altro che eroe senza macchia, qui in Outer Worlds per crearti il tuo personaggio non sei altro che un disastro ambulante diviso tra carisma e nevrosi. Se sei esperto in qualcosa, quella grande abilità avrà sempre il rovescio della medaglia che dovrai accettare. Quindi è tutto un giocare per crearti la tua build su limitare i danni ogni volta che accetti un perk, che sei obbligato ad accettare, che se no non puoi giocare, anche perché questi perk in determinate situazioni ti sbloccano anche
dialoghi alternativi, subquest alternative. Guardate, potrei stare ora a descriverlo, ma fate prima a giocarlo veramente. Puoi scegliere per esempio il perk psicopatico, ovvero recuperi la vita facendo del male ai tuoi compagni. Oppure diventa a un certo punto corre più veloce solo nei momenti in cui vede la sua ombra, perché ha paura della sua ombra. Poi ci sono flow, che è tipo quello che ho attivato io per fare lo stealth, dove praticamente ti rende più veloce da inginocchiato, però il problema c'ha un problema, che se ti alzi dall'inginocchiamento hai delle ginocchia che fanno un rumore, quindi praticamente allerti tutti i nemici e il tuo essere veloci inginocchiato non serve a un cazzo. Poi c'è un altro perk che ho attivato, questo ve lo racconto e fa morire da ridere, perché praticamente mi sono reso, essendo un ladro, stealth ladro, ho creato il mio personaggio, ho voluto attivare un'abilità che mi permette di borseggiare facilmente anche sotto gli occhi delle persone, quindi io posso derubare tranquillamente senza farmi sgamare, però c'è un flow, c'è una roba negativa, ovvero che è un cleptomane. Il mio personaggio diventerà cleptomane e quindi si troverà a rubare in situazioni non consone e a creare situazioni ridicole oppure situazioni di merda dove magari mi ritroverò amici che diventeranno di colpo nemici senza che io lo volessi davvero. Wow, fantastico. E ve ne potrei dire, ce ne sono più di 100 di questi tipi di perk. Dovrete solo giocarlo e scoprirli tutti. E non vedo l'ora di scoprirli con voi, di chiacchierare con voi riguardo questi perk. Un'altra cosa che questo titolo fa meglio delle produzioni Bethesda è lo SPAV. Sì, ve lo ricordate lo SPAV in Fallout 3 che per noi fu mind blowing perché ti trasformava un gioco action, te lo manteneva a turni, ti lasciava quella tattica dei turni? Sapete tutti che brutta fine ha fatto dopo il licenziamento di Obsidian? Hanno creato quella schifezza di SPAV in Fallout 4 che è più adatta ai giocatori di COD che a giocatori incapaci come me, appassionati di semplici GDR. E che hanno fatto qui invece in Other Wars 2? Hanno fatto uno SPAV ma fatto bene, che si chiama il Tactical Time Dilatation, un sistema che dilata il tempo e ti lascia pianificare, reagire e cambiare tattica. Ed è per voi direte, vabbè, ma è lo stesso di Fallout 4? No, invece è molto più curato in confronto a quello di Fallout 4, che è un semplice rallentamento del tempo. Mettetela così, per chi ha giocato Quantum Break è più simile alla dilatazione del tempo che potevi attivare in Quantum Break per avere una strategia su come agire nel combattimento contro i nemici. Quindi, per quanto rimane action per Casual Gamer, è un'evoluzione di quello SPAV inventato su Fallout 3. E non è una schifezza come quella presente in Fallout 4. Poi abbiamo combattimenti dinamici, parkour, scivolate, granate e libertà di passare dalla prima alla terza persona. Wow, addirittura c'è pure la telecamera con la telecamera sulla spalla, tanto amata dai giocatori suonari, che ormai, anche se l'ha inventata Resident Evil 4, ormai nell'immaginario comune è la telecamera di Sony. Cioè avete tutte queste telecamere. Contro che la terza persona non è fatto per questo gioco, perché fa schifo al cazzo. Le animazioni, ve lo dico, fanno schifo al cazzo. Funzionano, non avrete problemi per colpa di quelle animazioni orribili, però a vedersi fanno schifo al cazzo. Però diciamo che sono meglio di quei robot con la sciatica che abbiamo visto in Starfield. Poco ma sicuro, sono molto meglio di Starfield. Quindi le animazioni di gioco non sono perfette a vedersi, ma funzionano, sono veramente dinamiche e sono meno rigide dei giochi Bethesda o anche From Software, per dirci. Ogni bioma in Other Worlds è un quadro. L'isola Paradiso, che è la prima che guarderete, che avete a che fare, da sola, solo lei dura più di un DLC moderno. Cioè, se volete divertirvi, solo quella isola dura 10 ore. Solo quella. E ogni missione all'interno della stessa isola, solo Isola Paradiso, avranno 6 modi diversi per risolvere. E ogni scelta che farete pesa per tutta l'avventura fino alla morte. Addirittura le cazzate che hai fatto nel tutorial ti travolgeranno sul finire della storia in modo violento. Tu te le sarai dimenticate e dirai, oh cazzo, è vero, ho fatto sta cosa 10 capitoli fa. Quindi inoltre poi ovviamente la scrittura è velenosa, la satira è una pugnalata pura al capitalismo, ma soprattutto anche a Bethesda. E la sensazione generale è che Obsidian si stia
prendendo gioco dell'intero settore, dell'intera industria AAA con questo titolo, e anche di voi giornalisti che recensiste questi videogiochi in certi tratti, perché quando si parla di influencer marketing li prendono tutti sotto, tutti gli influencer perculano, tutte le tipologie perculano in questo gioco, nella scelta della zia. Un altro difetto gravissimo per voi amanti delle pippe, e lo so, non ci sono le romance. Obsidian, proprio come a Avowed, non gli piacciono le romance. Ma qui c'è da dire la differenza. C'è la costruzione di rapporti veri, basati su ideali e fiducia. E ogni rapporto che vai a creare ti può aprire nuovi scenari di gioco o precludertene altri. Ogni compagno ti giudica, ti mette alla prova e può decidere di abbandonarti o tradirti. In alcuni casi, alcuni compagni di viaggio sono diventati dei miei villain. Wow! Non sono semplici NPC, sono specchi morali. Graficamente il titolo è denso, identitario, non è fotorealistico per niente. Ha solo stile e coerenza, con una direzione artistica che grida Obsidian non deve inseguire nessuno. C'è da dire che in 4K la Series X fa il suo sporco lavoro con l'FSR, nel vero senso della parola, perché negli ambienti più luminosi si nota, però se non siete dei maniaci dell'upscaling che notate sta roba, non ci farete nemmeno caso. Ve lo posso assicurare. C'è da dire che questo è l'anno d'oro di Obsidian. Avowed a febbraio, Grounded 2 a luglio, Outer Worlds 2 a ottobre. 3 giochi in un anno, tutti diversi di genere e tutti solidi. Di certo questa roba non la vediamo spesso nell'industria AAA moderna, di un'azienda che riesce a pubblicare 3 giochi nello stesso anno di 3 generi diversi. E non lo vedremo manco morto né da Sony PlayStation né da Bethesda. Sarà che questo videogioco per me è il riscatto del genere GDR occidentale moderno, dopo le cocenti delusioni di titoli da parte, per me, di titoli come Skyrim, Fallout 4, Mass Effect Andromeda, che per me sono troppo casual game per essere considerati GDR occidentali. E soprattutto essendo ormai da anni orfano di quei veri GDR isometrici, immersivi o in prima persona, che sono semplicemente un punto in bianco, dal 2011 ad oggi scomparsi, con buona pace di BioWare. Oggi abbiamo di nuovo indietro quello che c'era stato tolto. Per quello io nello short che vi ho mostrato mi stavo commuovendo, e soprattutto tutte le previsioni che ho detto in questo video sono state mantenute. Quindi che dire, wow. Wow per me questa roba. Se mi venite a trovare live il 24 domani su Kujin e probabilmente su Z, credo, non lo so dove farò la live. Comunque mi trovate su Instagram, iscrivetevi a Instagram, vi lascio tutti i link in descrizione, vi farò sapere dove farò la live. Possiamo chiacchierare anche di Avowed, di tutti i giochi che ha fatto Obsidian in questi anni, e chiacchierare della mia teoria su Avowed, perché è uscito un po' come GDR. Quindi fatemi sapere voi nei commenti che ne pensate della mia recensione, se mi trovate d'accordo, se la state guardando dopo il lancio, o se vi ho fatto comprare il gioco in modo errato. Spero di avervi consigliato e indirizzato nel modo corretto. Quindi resto in attesa dei vostri commenti, fatemelo sapere, commentate più che potete, perché ne ho bisogno, e soprattutto mi fa piacere confrontarvi con voi, perché ovviamente il mio canale, vi ricordo, che è sempre sfogo e confronto. Ciao! Sto cavolo di gioco, bisogna dire, c'è un difetto gravissimo, cavolo, che inficia tutto il gioco. I font ho messo al massimo, in 4K non si vede niente, non si legge un cacchio. Ma ha lo stesso difetto del primo gioco, che non si leggeva niente, i sottotitoli. A un certo punto mi sono arreso e ho giocato ascoltando l'audio in inglese e basta. Spero che l'aggiustino al day one, con una bella patch, il prima possibile, non aspettino 6 mesi come hanno fatto con The Outer Worlds. Il più grande difetto sono i sottotitoli. Piccolissimi!